Buongiorno, ben ritornati sul mio canale. Che ne dite oggi di realizzare insieme il pareo sole? Pareo sole, l'ho chiamato così perché io l'ho fatto di giallo, però effettivamente voi potete cambiare tonalità, filati e quant'altro. È una lavorazione davvero semplicissima. Io l'ho realizzata con delle maglie altissime e delle catenelle. Questo è quanto. Ricordo il punto Granny, se non che io ho utilizzato un filato di Scozia e l'ho lavorato con un uncinetto del 3. Diciamo questo tipo di filo va bene anche per essere lavorato con un 2,5, però io volevo una lavorazione molto più vaporosa. Infatti poi quando voi lo lasciate un pochino accartocciato sembra quasi fare, cioè non disteso pienamente, sembra quasi che abbia un effetto tridimensionale perché un pochino bombato fa l'effetto punto. Vediamo come realizzarlo. La lavorazione è, come vi dicevo, estremamente semplice. Allora, utilizzando il filo di Scozia partiamo con un anello magico. Un attimo, proviamo a ridurre l'inquadratura perché ho paura che così non... Ok, con un'inquadratura più piccola si riescono a vedere le mani. Eccolo di nuovo il mio lavoro. Eccolo qui, partiamo insieme. Allora, come stavo dicendo, utilizzando un filato di Scozia che è poco elastico, io parto con un anello magico. Quindi vado a entrare nel mio anello magico e monto le prime 4 catenelle, 2, 3 e 4 che fungono da prima maglia alta. Aggiungo 3, 1, 2, 3. Diciamo questo punto è dove andremo a realizzare i nostri aumenti. Facciamo 3 maglie alte, scusate, altissime, una, due, la seconda eccola qui, un attimo sistemiamo gli occhiali, e infine la terza. Allora, a queste si va ad aggiungere 3 catenelle, siamo nella parte centrale, 3 catenelle, doppia gettata, facciamo le altre 3 maglie altissime. Chiedo scusa se per caso dirò maglie alte al posto di altissime, però ricordiamoci che stiamo facendo una lavorazione molto vaporosa con la maglia altissima. Si potrebbe fare con la maglia alta, però alla fine utilizzando una maglia alta si andrebbero a ridurre le catenelle di spaziature, quindi diventerebbe un semplice scialle o pareo Granny. Allora siamo arrivati all'angolo, aggiungo 3, doppia gittata, maglia altissima e il primo giro è concluso. Ok, allora la costante è questa. Nei laterali cosa faccio? Quando mi alzo metto le 4 maglie alte, le appoggio un attimo sul piano, 4 maglie, scusate, 4 catenelle, poi ne aggiungo 3, quindi in pratica all'inizio avrò 7 catenelle. Nel punto centrale andrò a inserire 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Alla fine 3 catenelle, una maglia altissima. Adesso mi alzo con 4 catenelle che sostituiscono la maglia altissima, 2, 3 e 4. Giro il mio lavoro, ne aggiungo altre 3, 1, 2, 3. Nello spazio qui ricordiamoci sempre di fare la tripletta di maglie altissime, una, 2 e 3. Ok, poi adesso tra una, diciamo, tra un gruppetto di 3 maglie altissime e l'altro, invece di mettere solo 3 catenelle ne metto 5,
1, 2, 3, 4, 5. Sono già, secondo giro logicamente sono già al centro. La costante è la stessa, 3 maglie altissime, 1, 2, 3 catenelle di separazione, ok, un attimo solo, facciamo scorrere un po' di filato, 3 catenelle di separazione, di nuovo 3 maglie altissime, ok, 1, 2 e 3. Adesso, finito la parte centrale, vado ad aggiungere 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, vado qui, 3 maglie altissime. Quindi ricordiamoci che allora al centro la punta del nostro scialle, Bactus, pareo, è costituita da 3 maglie altissime, 3 catenelle e 3 maglie altissime. Invece tutti gli altri punti sono separati tra di loro da 5 catenelle, ad eccezione dei laterali, dove lo spazio per dare poi il nostro aumento alla lavorazione sarà generato da 3 catenelle. Allora qui devo andare a formare la mia ultima maglia altissima, conto 1, 2, 3, 4, entro qui, faccio la mia maglia altissima e il secondo giro è completo. Vedete? Questo è il mio secondo giro di lavorazione. Guardate che carino. Cioè io penso di aver indovinato anche la colorazione, però ognuno di noi poi ha i propri gusti. 3, 4, giro, aggiungo 3, 2, 3, vado a fare le mie prime 3 maglie altissime nello spazio di 3 catenelle, 1, 2 e 3. Poi un attimo, faccio scorrere un po' di filato, 5, 4, 5, sono qui, finiamo il giro insieme. Tanto diciamo questo motivo di lavorazione potete tranquillamente seguirlo all'infinito come più vi piace, ok, non è molto complicato. 2 e 3, poi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Al centro invece si separano i gruppetti di maglie altissime solo da 3 catenelle, 1, 2, 3, poi aggiungo 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 3 maglie altissime, 2 e 3. Abbiamo fatto anche il centro di questo terzo giro, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, poi vado in questa e mettiamo 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 4, 5. Siamo arrivati alla fine di questo giro. 1, 2 e 3 e il gioco è fatto. Le mie ultime 3 catenelle
e poi l'ultima maglia altissima. Siamo giunti al termine, ok, anche di questo giro. La lavorazione quindi sarà sempre fatta in questo modo, ok. Possiamo continuare all'infinito, io non l'ho fatto, il mio è molto grande, però il punto, diciamo, il motivo di lavorazione è questo. Quindi si usa la maglia altissima, la spaziatura è data da 5 catenelle, tranne al centro che è composta da 3 maglie altissime, 3 catenelle e 3 maglie altissime, e i laterali si aumenta su queste 3 catenelle iniziali e finali. Questo è il progetto di oggi, velocissimo, carinissimo e niente, una bella idea per la festa della mamma, perché no, visto che siamo sotto la festa della mamma. Se vi è piaciuto il lavoro, mi raccomando, provateci, provate a realizzarlo e seguitemi per gli altri tutorial. Una buona giornata da Uncinetti allo sbaraglio, alla prossima!